Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi sono felice di presentarvi i risultati dell'11° censimento dei luoghi del cuore organizzato dal Fondo per l'Ambiente Italiano. Per chi non lo conosce, il Fondo per l'Ambiente Italiano, detto anche FAI, è un'organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 1975 che si occupa di tutelare il patrimonio artistico, paesaggistico e storico del nostro paese, grazie al supporto di privati cittadini, aziende e istituzioni. Recentemente il FAI ha pubblicato la classifica dell'11° censimento, una campagna che incoraggia i cittadini a votare per i luoghi italiani che meritano attenzione per il loro valore storico e paesaggistico. In questo video scopriremo i 3 luoghi del cuore più votati in Italia e come il Fondo Ambiente Italiano intende proteggere e valorizzare questi tesori nazionali. Ma prima di iniziare, se ancora non l'hai fatto, valuta di iscriverti al canale, un gesto per te gratuito ma per me molto importante, perché mi dà la possibilità di portarti sempre nuovi contenuti, e clicca anche la campanella per restare sempre aggiornato. Ogni anno il censimento permette alle persone di votare i luoghi italiani che meritano di essere valorizzati. Il 16 febbraio è stata svelata la classifica e i voti che sono arrivati per questa manifestazione hanno superato il 1,5 milioni, con oltre 38.000 luoghi candidati che sono stati votati. Il successo di questa campagna dimostra l'importanza di sensibilizzare i cittadini sul valore del nostro patrimonio culturale e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo. Comunque la classifica completa potete trovarla sul sito del FAI ed è suddivisa sia per regione e c'è sia la classifica intera di tutta Italia. Comunque vi lascio tutto sotto descrizione. Al primo posto si è classificata la chiesetta di San Pietro dei Samari nel parco di Gallipoli a Lecce ed ha ottenuto ben 51.443 voti. È un luogo molto importante per gli abitanti della zona e tra l'altro la sua posizione nel parco permette anche di godere di una vista spettacolare sulla costa salentina. Infatti ci troviamo già in un posto abbastanza turistico. Se entrate dentro praticamente potete vedere delle informazioni aggiuntive, per esempio dove si trova l'attrazione, diciamo, turistica, che è di fronte ad esempio alla Punta della Suina, chi è il proprietario, il comitato che praticamente ha incentivato la sua candidatura, qui un po' di storia dell'attrazione, qualche foto, e si può già vedere dalle foto che è messa abbastanza male. Qui c'è anche una scheda completa per approfondire per chi vuole e il testimonial che ha sostenuto questo luogo, che in questo caso è Stefania Rocca. Quindi qui potete trovare tutte le informazioni utili. Al secondo posto è arrivato il Museo dei Misteri di Campobasso, che ha ottenuto più di 32.000 voti e a quanto pare ospita una delle collezioni di statue usate nelle celebrazioni della Settimana Santa a Campobasso. Si dice che siano le più antiche d'Italia e la loro bellezza e maestria artistica hanno conquistato sicuramente il cuore dei votanti. Infatti qui entrando si vede dove si trova il posto, il comitato, eccetera eccetera, un po' di storia. Tra l'altro l'entrata a questo museo, questo piccolo museo diciamo locale, è libera, basta mi sembra prenotare, quindi chi si trova vicino a Campobasso consiglio la visita in questo museo. Poi al terzo posto si è classificata la chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria, ottenendo più di 31.000 voti, e oltre alla sua bellezza architettonica è nota anche per la sua collezione di dipinti e sculture che ci sono all'interno. Infatti se entriamo dentro si può benissimo
vedere sempre dove si trova il comitato che ha sponsorizzato questo bene architettonico, un po' di storia, per esempio che il fatto che la chiesa sia stata costruita nel 1391, giorno di San Giacomo. Ecco perché è stata dedicata a San Giacomo. E praticamente qui vediamo un po' di foto anche interne di questa chiesa, ad esempio questa. Il fondo italiano, allora, come intende il Fondo per l'Ambiente Italiano proteggere questi luoghi? Praticamente, allora, intanto verranno premiati i primi 3 classificati con 50.000, 30.000 e 20.000 euro, ma soprattutto questi soldi verranno erogati davanti a dei progetti che verranno presentati da questi comitati. Ma oltretutto c'è anche un altro bando che viene sempre lanciato in contemporanea con questo censimento, che è quello relativo ai piccoli borghi, e si tratta di circa 20.000 euro, che è un premio speciale proprio per il borgo con meno di 5.000 abitanti. Naturalmente anche lì dovranno presentare un progetto valido che sarà valutato comunque anche da guida del FAI per l'erogazione di questi soldi. Purtroppo in queste cose deve intervenire una fondazione come il FAI, perché proprio per la mancanza dell'intervento dello Stato nella valorizzazione del patrimonio diciamo artistico-culturale, ma anche paesaggistico. In molti casi sono anche gli stessi cittadini che prendono l'iniziativa, come ad esempio il villaggio operaio di Crespi d'Adda in provincia di Bergamo, dove proprio un gruppo di cittadini si è attivato per cercare di valorizzare questo patrimonio di archeologia industriale. Un'altra caratteristica che rende il censimento dei luoghi del cuore un evento importante è il suo valore culturale e identitario. Infatti il patrimonio artistico, storico e paesaggistico italiano è una fonte di orgoglio per gli italiani e costituisce, secondo me, un elemento fondamentale dell'identità nazionale. Si utilizza sempre questa parola, ma in realtà valorizzare questo patrimonio è molto importante. E con questo censimento FAI e altre organizzazioni coinvolte offrono a tutti gli italiani la possibilità di esprimere la loro opinione su ciò che considerano più importante e di contribuire attivamente alla salvaguardia e alla valorizzazione. Inoltre, come penso sempre io, il censimento di questi luoghi rappresenta un'importante opportunità per lo sviluppo economico e turistico del paese e di queste piccole realtà locali. Infatti molti dei luoghi votati purtroppo sono poco conosciuti e poco frequentati dai turisti, ma potrebbero rappresentare una risorsa importante appunto per le comunità locali, se adeguatamente valorizzati e promossi. La promozione dei luoghi del cuore può contribuire a sviluppare un turismo più sostenibile, incentrato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del paese, anziché solo sulle attrazioni commerciali. Quindi vi ringrazio per aver visto questo breve video e vi lascio sotto in descrizione tutti i riferimenti per trovare la classifica del FAI. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale per restare più che altro aggiornati sui nuovi video che andrò a pubblicare. Ti ringrazio per aver guardato il video, e se hai un luogo del cuore che secondo voi deve essere valorizzato, scrivetemelo qui sotto nei commenti, che magari approfondisco e magari posso farci un video. Vi do appuntamento al prossimo video, ciao!